Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche affettive per la prima parte di agosto 2023. Ok. Wow, abbiamo la carta del mondo. Ragazzi, periodo di compimenti, periodo di raggiungimento di risultati. Quando c'è il mondo è il completamento di un percorso, di un ciclo. È una carta che parla comunque di risultati raggiunti e per molti versi parla anche di bambino interiore anche. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuonasse nulla o se volete completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida che trovate sotto nella descrizione del video, così come anche la mia mail, il mio indirizzo email nel caso voleste contattarmi, e poi ci sono link a video che potrebbero interessarvi. Wow, giudizio, amici del Toro, periodo di risveglio, periodo di cambiamento. mm? 4 di spade, la temperanza, 10 di coppe al contrario, wow, la torre, cavaliere di spade, morte e regina di coppe. Oh ragazzi, periodo di cambiamento, vi dicevo, periodo di completamento, ma qui vedo un risveglio spirituale che vi porta verso la temperanza, verso la guarigione. Il 4 di spade, anch'essa è una carta che parla di guarigione esattamente come la temperanza, ma è una carta anche che vi invita a prendervi un tempo per ricaricare le pile, per rigenerarvi a livello soprattutto spirituale, nell'animo. È come se ci fosse una presa di consapevolezza in questa parte della lettura. E diciamo che vedendo poi questo 10 di coppe e torre, ho come la sensazione che la consapevolezza sia inerente, qualche questione legata a una famiglia, ragazzi, per qualcun altro è l'idea di completezza familiare. mm? Quindi per qualcuno è un'idea, per qualcun altro invece è proprio una questione pratica. C'è la torre, non vi nego che quando c'è la torre c'è sempre un momento di scompiglio, soprattutto perché poi dopo avete la morte, ma queste le andiamo a vedere direttamente con i mini tarocchi. Ripartiamo dalla carta del giudizio. Intanto io vi ricordo che se volete dare uno sguardo al secondo semestre del 2023 trovate le letture nella playlist dell'oroscopo annuale e stagionale. Allora, ripartiamo. Andiamo a vedere questo giudizio. Regina di bastoni e giudizio al contrario. Sì, è una presa di consapevolezza o su una persona in particolare, potrebbe essere su un componente della famiglia. Tenete presente che quando c'è la regina può essere una madre o un compagno, un partner, una moglie, una sorella. Non, è difficile che siano figli o persone più piccole di voi o sono qualche, cioè, o è qualche persona, diciamo, al di sopra di voi come grado di parentela, o se avete una certa età può essere qualcuno al vostro pari a livello di età. Adesso poi ognuno di voi cerca di applicare la realtà alla propria situazione. Però qui è come se qualche cosa che non si sia visto fino a questo momento, all'inizio di agosto si vede chiaro. Tenete presente che il giudizio fa anche riferimento a qualcuno che si fa vivo dopo tanto tempo. mm? Andiamo a vedere, wow, il
4 di spade spiegato da un 4 di spade. Dalla forza e da un 10 di bastoni. È come se doveste cercare dentro di voi il coraggio di andare avanti, di chiudere con il passato, di cambiare vita. Quando c'è la forza si parla sempre di una forte apertura del cuore, parla di forza di volontà, ma parla anche di forza morale, quello che ci serve per farci andare avanti nonostante i problemi, nonostante le cadute. È come se per riuscire ad andare avanti doveste comunque lasciarvi indietro dei pesi e delle responsabilità, eh. Andiamo avanti con la temperanza. Che interessante, re e regina di bastoni e asso di bastoni. Qui c'è qualche cosa che ha a che fare sicuramente con la passione, ragazzi. Vi dico, ci sono due figure dello stesso seme, quindi potreste essere coppie per destino. Poi arrivo al se non avete nessuno. Eventualmente pubblicherò poi anche le letture dei single, quindi potrete poi integrarle con queste. Però comunque come la sensazione che qui ci sia qualche cosa legato proprio alla chimica, alla passione. Per certi versi ho come la sensazione che da un lato vorreste avere più autocontrollo per quello che riguarda i vostri impulsi, mettiamola così. Dall'altro ho come la sensazione che il fatto è che con l'asso di bastone al contrario si parla di una non azione o non intenzione. È come se prima dovesse guarirvi, prima di riuscire a capire da che parte andare, come muovervi o che cosa aspettarvi dall'altro. Però è come se prima aveste bisogno di pulirvi la testa, anche da queste aspettative altrui. Andiamo a vedere il 10 di coppe. 3 di spade, 7 di coppe. Sì, allora ragazzi, qui c'è qualcosa legato all'unione familiare che viene un po', diciamo, alterato da... Mi verrebbe da dire, quando io sento che quando il 3 di spade è al contrario, per me è una sofferenza che è, diciamo, protratta da tempo è anche quasi calcificata, quindi qualcosa veramente di profondo. È una ferita che è comunque ancora aperta, ma è remota perché comunque qui abbiamo il giudizio. È come se qualche tipo di idea o di prospettiva o di possibilità qui ehm, vi impedisse di vedere le cose realmente come sono. È come se aveste degli obiettivi troppo alti o troppi obiettivi e quindi si disperde un po' l'energia. In realtà voi avete prima bisogno di sanare, di guarire, di riportare prima l'equilibrio all'interno di voi stessi o all'interno della relazione. Mm? Andiamo a vedere la torre, perché qui qualche cosa crolla. Normalmente... Sette di spade, ragazzi. Verità che vengono a galla, prese di coscienza, avete anche sette di bastoni, ma soprattutto la sacerdotessa che con questo giudizio è un po' come se vi rendeste proprio conto di quello che non, dell'idea che avevate che non funzionava, di quello che dovete cambiare, di quello che, questo, il sette di spade parla anche di bugie che vengono a galla, ecco che crollano le certezze su cui si era basata la relazione o la situazione, ok? È come se nella seconda parte della lettura, quindi diciamo nella seconda settimana di agosto, aveste questa capacità di vedere oltre quello che in realtà gli altri vi dicono o vi vogliono far credere anche magari. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. 8 di spade e nuovamente la torre. Ragazzi, io qui ho come la sensazione che sarete voi a fuggire letteralmente, a dare un taglio. Qui avete torre, cavaliere di spade e morte,
Io qui ho come la sensazione che ci sarà un basta, perché? Perché avete fatto questo lavoro di riequilibrio, quindi probabilmente non siete più le persone che eravate in passato e c'è una chiusura ciclo, anche la carta del mondo ve lo dice, anche la morte ve lo dice, anche la torre ve lo dice. Tenete presente che potrebbe essere un periodo impegnativo, non lo nego, tutto dipende sempre dall'attitudine che qualcuno ha nel vivere le situazioni. Ricordatevi che se siete in questa fase di vittima dove vedete tutto nero, fate di un granello una montagna. Cercate di prendere la vita, diciamo, con filosofia, perché comunque quando viene la torre arriva per reindrizzarci. Ok? Quando noi ci ostiniamo ad andare in una certa direzione e non capiamo che quella non è la nostra direzione, arrivano i momenti torre proprio per reindrizzarci di prepotenza, ok? Perché l'universo ci manda dei segnali, ma alle volte siamo noi che non li sappiamo cogliere, non li vediamo e quindi a un certo punto dici ok, se non lo capisci da solo te lo faccio capire io, ok? Andiamo a vedere la morte. Abbiamo un 9 di spade, un 2 di coppe e il diavolo. Si vuole tagliare con i compromessi tossici, ragazzi, con le relazioni che non sono in equilibrio. Secondo me è un tipo di idea che avete per quello che riguarda la famiglia completa, la famiglia in equilibrio. Spero che mi sentiate perché sta piovendo fortissimo. Andiamo a vedere la regina di coppe, cerco di alzare il tono della voce anche se mi sembra già di star urlando. Allora abbiamo un carro al contrario, un asso di coppe e la temperanza che avevamo già qui, ragazzi. Sì, si tratta di prima di qualsiasi altro nuovo inizio, pensate a riequilibrarvi, dopo pensate che direzione dare alla vostra vita ed eventualmente alla nuova relazione. La regina di coppe vi dice di come entrare maggiormente in contatto con le vostre emozioni, ok? Di non tapparle, ecco. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo degli angeli, grazie, ce ne sono una serie, forse sono troppi, no, una sola per piacere, grazie. Ok, wow, molto presto. Ragazzi, io vi dico, a parte diciamo questo momento, perché poi si tratta di giorni, quindi state tranquilli, cercate veramente di prenderla con filosofia, di fare spallucce. Vi dico che vi state avvicinando a un compimento, a un risultato. Quando c'è la carta del mondo si parla anche di trasferimenti o di cambi radicali e in effetti qui avete la torre ben 2 volte. Quindi questa carta vi dice che di decidere lucidamente quello che volete in modo che avvenga immediatamente. Puntate un obiettivo, lavorate con la legge di attrazione e vedrete che quello che volete arriverà molto 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 presto. E vi dico, siete lì, siete ad un passo perché qui c'è ancora bisogno di fare un pochettino di pulizia che vi permette comunque di essere in allineamento con voi stessi, mi verrebbe da dire, col vostro più naturale sé. Il punto è che prima vi dovete scoprire. Credo che stia iniziando a grandinare. Va bene, ragazzi, volevo cercare di dirvi ancora qualche cosa per darvi un incoraggiamento in questo periodo un po' difficile perché avete comunque anche il diavolo. Ci sono dei condizionamenti, ma guardate, io ho fiducia perché comunque avete il giudizio, eh? Il giudizio è proprio la presa di consapevolezza, l'illuminazione, non è la lampadina che si accende, ma è direttamente il lampadario. Quindi state sereni che sarà un processo, ogni percorso di guarigione richiede il suo tempo, ma state tranquilli perché si piano piano dovete pulire ancora. Va bene, io spero che comunque la lettura vi sia stata utile e che siate riusciti a sentirmi fino a questo momento. Potete farmelo sapere con un like, un commento, una condivisione, eventualmente se avete piacere un'iscrizione, una donazione.
Potete anche abbonarvi al canale se volete, con la fascia di abbonamento più alta avete accesso ai video di crescita personale e spirituale. Una piccola precisazione, il percorso individuale che sto proponendo è cucito sulla persona e va a lavorare le credenze limitanti che bloccano un settore in particolare della vita della persona. Però è una parte di tutto quello che io poi andrò a trattare nella sezione degli abbonamenti a livello di crescita personale e spirituale, ok? Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!